già a 5 anni ho cominciato a suonare in banda, che è stata un'esperienza fondamentale per la mia musica. In banda suonavo prima il tamburo e poi verso i 12 anni, 13 anni il flauto traverso. Ho cominciato a studiare il pianoforte e ho cominciato a suonare con musicisti importanti qui in Sicilia. Poi a 18 anni sono andato a suonare al Festival di Parigi per un concorso per pianisti dedicati a Martial Solal e poi tornando da Parigi, da questa bellissima storia, ho avuto la possibilità di suonare con l'Iconiz insieme a questi musicisti Giuseppe Guarrella e Francesco Bragiamore. E abbiamo fatto una tournée in Sicilia, abbiamo suonato pure in Italia, insomma abbiamo fatto un po' di concerti. Tutte queste cose hanno segnato il mio modo di fare musica, che è sì un linguaggio unico, personale, ma all'interno di questo linguaggio ci sono tanti linguaggi, sia musicali che artistici, di diverse arti, insomma di pittura, di teatro, di cinema che amo moltissimo. C'è un pensiero diciamo circolare che è sempre nei miei lavori discografici. Si può ascoltare, c'è il jazz, la musica contemporanea o il rock o il pop, lo si sente in tutte le mie cose, specialmente in questo ultimo lavoro che ho fatto con il mio nonetto, il Global Music Nonetto. Siamo stati a incidere lì a Vienna e a chiudere il Festival di Vienna. Di questo sono nati un CD che si chiama Histoire, che è fondamentale nel mio percorso. E poi ultimamente abbiamo fatto un altro CD che si chiama Ronda de Musica. E Ronda de Musica sempre come idea circolare della musica. Con un altro nonetto avevo fatto un altro disco inciso in una tournée in Belgio. E anche questo CD parla di musica circolare, di pensiero circolare. L'idea è tutta quella di concentrare in un linguaggio tutti i vari linguaggi musicali. E l'importantissimo nella mia idea musicale è Stravinsky. Ho ascoltato tutto di Stravinsky da quando ero piccolissimo fino ad oggi, ancora mi commuovo ascoltandolo. Ci sono stati anche dei musicisti di riferimento importanti con cui ho avuto modo di suonare, per esempio, e incidere anche dei CD, per esempio Joël Leandre, la contrabbassista francese, con cui ho inciso un CD appunto, oppure Evan Parker con cui ho suonato proprio qui a Ragusa. Una cosa che faccio è studiare gli strumenti per cui compongo profondamente, per cui a volte finisco per innamorarmene e comprare lo strumento e suonarlo. A casa ho sax soprani, sax sopranini, clarinetto, flauti, violoncelli, perché cerco sempre di capire lo strumento per quelle diteggiature e tutto, prima che scrivo.